Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come animare una mappa, appunto come state vedendo nella preview. Nello specifico andiamo a vedere come animare praticamente un tragitto di un viaggio, ad esempio, all'interno di una mappa. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto il nostro After Effects, io ho importato già le due immagini che mi serviranno appunto per andare a creare questa mappa animata. Quindi andiamo su nuova composizione, facciamo 1920x1080, io lo vado a chiamare mappa, e andiamo a prendere appunto la nostra immagine di mappa che io ho trovato su Google. Praticamente sono andato su Google Maps e ho fatto semplicemente lo screenshot appunto della schermata di Google Maps. Quindi la andiamo a importare all'interno della nostra composizione ed ora andremo a fare una nuova tinta unita. Quindi facciamo o tasto destro del mouse qui oppure andiamo in livello nuovo tinta unita e questo lo andiamo a chiamare praticamente tracciato. Sarà il tracciato tratteggiato appunto che ci darà l'idea di movimento appunto all'interno della nostra mappa. Quindi io qui lo chiamo tratto, ok, va bene, rosso è indifferente il colore. Una volta fatto questo andiamo a deselezionare la visuale, rimanendo sempre però sul livello di tinta unita che siamo andati a creare, ossia sul tratto. Andiamo a prendere lo strumento penna e molto semplicemente andiamo a scegliere il tragitto che vogliamo andare a fare. Quindi io vado a zoomare un po', io gli dico che voglio partire dall'Italia, quindi creo il mio primo punto qui e gli dico che voglio andare, più o meno andiamo in Cina, in questo modo. Ora andiamo a ridurre, andiamo ad adattare appunto la nostra mappa e andiamo a creare più o meno una parabola, come vedete questo tipo di parabola, in modo da dare questo senso di movimento di tracciato, ossia che partiamo dall'Italia e andiamo fino in Cina. Una volta fatto questo, comunque si può sempre andare a modificare anche dopo l'arcatura della nostra curva. Comunque una volta fatto questo andiamo sotto effetti predefiniti. Se non ce l'avete qua di fianco andate in finestra, effetti predefiniti, lo spuntate e vi compare qua di fianco. Andiamo a prendere lo strumento tratto, quindi andiamo sul tratto, come vedete genera ci dà tratto, lo prendiamo e lo portiamo appunto sopra alla nostra tinta unita. Ovviamente come tracciato gli dobbiamo dire che prenda la maschera 1. Ora torniamo a visualizzare la nostra maschera e dimensione pennello, se noi andiamo ad aumentare, come vedete ci dà lo spessore del nostro tratto. Per renderlo tratteggiato, che secondo me sta meglio, poi comunque dipende anche voi dai vostri gusti, in spaziatura, se noi lo portiamo tipo al 100%, come vedete ce lo dà punteggiato. Una volta fatto questo andiamo in, visto che non vogliamo vedere appunto il rosso sottostante, in stile pennello, invece su immagine originale facciamo su trasparente e lui come vedete ce lo dà in trasparenza. Ora io vado a cambiare il colore del mio tratteggio, gli vado a dare tipo un arancione, in questo modo, ok. Se andiamo a cliccare qua dove attiva e disattiva visibilità tracciato della forma maschera, andiamo a tirar via praticamente il nostro tracciato. Quindi una volta che abbiamo curato che ci vada bene, se dobbiamo modificarlo ci basterà cliccare sopra, come vedete ci compare di nuovo il nostro tratto da andare a modificare. Adesso nel mio caso me l'ha dato giallo, si vede anche poco. Andiamo a cambiargli il colore in modo che
Ok, blu si vede un po' meglio. Come vedete, se ci clicchiamo sopra ci torna a dare i nostri parametri per poter andare a modificare appunto il nostro tracciato. Io così direi che mi vada bene, quindi disattivando qua la vado a togliere perché visivamente altrimenti dà fastidio, almeno nel mio caso. E adesso quello che dobbiamo andare a fare è andare ad animare appunto il nostro tratteggio. Per farlo molto semplicemente ci portiamo all'inizio della nostra clip, dove c'è fine, qua sempre sotto tratto, lo andiamo a portare a 0. Attiviamo il marcatore, ci portiamo avanti, io più o meno mi porto avanti di 10 secondi, voi nel caso andate avanti quanto volete che duri appunto la comparsa del vostro tracciatore. Quindi io lo porto a 10 secondi e vado a mettere 100. Se noi adesso andiamo a vedere una preview, come vedete ci dà il nostro tratteggio. Ora, cliccando sul tratto, schiacciando U sulla tastiera, come vedete ci seleziona i nostri marcatori che siamo andati a fare, li andiamo a selezionare entrambi, tasto destro del mouse su uno dei due marcatori, andiamo su assistente fotogramma chiave e andiamo a fare regolazione automatica. Volendo, se vogliamo anche andare a modificare l'andatura della nostra animazione, cliccando su editor grafico, come vedete questa è l'andatura della nostra animazione, possiamo andarla a modificare come vogliamo. Quindi ci basterà cliccare sul punto, anche qui come vedete ci dà queste aste da andare a modificare e possiamo renderlo più o meno fluido a seconda delle nostre esigenze. Come vedete ci va a cambiare appunto l'animazione. Io tengo una parabola più o meno in questo modo. Una volta appunto sistemata come meglio preferite, torniamo a cliccare qua in modo che ci tiri via appunto la visualizzazione e qui abbiamo l'animazione appunto del nostro tratteggio. Quindi già di per sé così sarebbe già finito, tra virgolette, anche se è molto statica come cosa. Quindi per renderlo un po' più in 3D, un po' più realistico, innanzitutto andiamo a creare un'ombra al di sotto del nostro tratteggio, in modo da renderlo un po' più in 3D. Per farlo andiamo sempre sotto effetti predefiniti, andiamo a scrivere ombra, sotto prospettiva, come vedete ci dà ombra esterna, la portiamo sempre qua. Come vedete lui ci è andato a creare quest'ombra, possiamo andargli a dire la distanza e a modificare leggermente il raggio. Io abbasso leggermente anche l'opacità in modo che ci renda la cosa un po' più tridimensionalmente. Come vedete ci dà l'ombra al di sotto del nostro tratteggio iniziale. Bene, e già di per sé così la nostra animazione è fatta. Per andarla a rendere in 3D adesso andiamo a fare una nuova videocamera, quindi o qui tasto destro del mouse o sotto livello facciamo nuovo videocamera, lasciamo predefinito così, facciamo ok. Come vedete ci ha creato una nuova videocamera. Ora per andare ad animare la nostra mappa utilizziamo un oggetto nullo che praticamente utilizzeremo per definire il movimento che vogliamo dargli senza andare a interagire direttamente sulla videocamera. Per farlo, tasto destro, facciamo nuovo, facciamo oggetto nullo. Ora qui di fianco, come vedete, ci sono queste chioccioline. Quello che dobbiamo andare a fare è prendere quello di fianco a videocamera e portarlo sopra all'oggetto nullo. In questo modo cosa succede? Che tutto quello che andremo ad animare appunto sull'oggetto nullo, la videocamera lo seguirà, perché appunto siamo andati a unire questi due livelli. Ora per rendere in 3D tutto
Dobbiamo andare qua di fianco, vedete c'è questo quadratino, se non avete questo tipo di visuale andate qua sopra e fate switch o modalità, come vedete vi cambia la visuale, quindi andate su questo tipo di visuale, qua c'è questo quadratino e andiamo a rendere in 3D praticamente la mappa, il tratto e l'oggetto nullo. In questo modo ce l'ha reso in 3D. Quindi se adesso noi andiamo in oggetto nullo, andiamo ad aprire, andiamo in trasformazione, partendo dall'inizio della nostra clip praticamente andiamo a dargli il nostro punto di partenza. Quindi io voglio mettere in primo piano che partiamo praticamente dall'Italia, quindi vado innanzitutto ad aumentare la scala, quindi l'aumento più o meno in questo modo, vado a ruotare leggermente la mia mappa, sia così che così, stando attento comunque a rimanere all'interno del nostro 1920x1080, vado a posizionarmi praticamente vicino all'Italia, ossia il nostro punto di partenza. Io direi più o meno in questo modo, comunque, quindi se andiamo a vedere adesso farà così. Quindi andiamo a attivare i marcatori che siamo andati a utilizzare. Io per sicurezza faccio così, li seleziono tutti, così sono sicuro che non me ne dimentico neanche uno. Ci portiamo ai 10 secondi, ossia alla fine della nostra animazione, e andiamo a riposizionare appunto la nostra mappa, in questo caso vicino alla Cina. In modo da avere più o meno questo tipo di movimento. Come vedete parte dall'Italia, si segue il nostro tracciato e arriviamo in Cina. E già così insomma ha cambiato aspetto la nostra mappa. Anche qui stessa cosa, io vado a selezionare i miei marcatori, tasto destro del mouse, assistenza fotogramma chiave, gli vado a dare regolazione automatica, in modo che ce lo adegui anche qui, come vedete ce lo dà più morbida la nostra animazione. Quindi qua ci dà il nostro tracciato e arriviamo in Cina. Per rendere ancora un po' più carino, se vogliamo, il nostro aspetto, andiamo a dargli anche quello che è la sfocatura dell'obiettivo, ossia da renderci a fuoco i punti interessati e renderci un po' più sfocato appunto le parti che non ci interessano. Per farlo andiamo in videocamera, andiamo opzioni videocamera, come vedete qui c'è profondità di campo, andiamo ad attivarla, andiamo in un'apertura, io vado a mettere 1130 più o meno, come vedete ci va già a sfocare quello che non ci interessa tra virgolette, e in distanza focale se noi andiamo ad aumentare o diminuire, come vedete ci va a cambiare la nostra posizione di messa a fuoco. In forma figura geometrica io di solito uso o un esagono o un ottagono, insomma comunque non un quadrato. In questo caso vado a mettere esagono in modo che mi renda un po' più bella tra virgolette la nostra sfocatura. Quindi anche qui, una volta sistemata l'apertura e la nostra distanza focale, quindi io in questo caso voglio che rimanga a fuoco Italia, vado a selezionare i due marcatori, quindi distanza focale e apertura, all'inizio della nostra clip, ci portiamo a 10 secondi, dove appunto finisce nel mio caso l'animazione, nel vostro caso andate alla fine, e anche qui andiamo a mettere a fuoco praticamente la Cina. Io direi più o meno in questo modo. Anche qui stessa cosa, io seleziono i miei marcatori, tasto destro del mouse, assistenza fotogramma chiave, andiamo a fare regolazione automatica. Ed ora se andiamo a fare una preview appunto della nostra animazione, andiamo a vedere quello
che esce. In questo caso vedo che non va bene perché mi va fuori fuoco appunto il tratteggio, quindi volendo possiamo andare intorno ai 5 secondi, a metà, e andare a sistemare appunto la nostra distanza focale, quindi la portiamo più in su. Ora se andiamo a fare una preview andiamo a vedere se tutto bene o male va bene. Perfetto, io direi che più o meno ci siamo, e questo appunto è il nostro viaggio simulato da Italia e Cina. Sinceramente non è molto consigliabile in questo periodo storico, ma vabbè, mi è venuto in mente dopo, ma sorvoliamo a queste cose. Ora, per dargli l'ultimo tocco finale, andiamo ad aggiungere appunto al momento dell'arrivo il classico marcatore in stile Google Maps. Quindi io qui l'ho già importato in PNG, quindi con lo sfondo trasparente. Lo andiamo a prendere, lo importiamo nella nostra composizione. Anche questo lo andiamo a rendere in 3D. Come vedete ce l'ha reso in 3D. Andiamo innanzitutto a diminuire la scala, quindi clicchiamo S, come vedete ci apre la scala, lo andiamo a diminuire. Ora mi importo in un punto in cui riesco a vedere meglio il mio marcatore, e adesso gli andiamo a cambiare il punto di ancoraggio. Di default, quando mettiamo un oggetto in 3D, il punto di ancoraggio ce lo dà al centro, come vedete è qui al centro della nostra immagine. Per andargli a cambiare appunto la posizione del nostro punto di ancoraggio, andiamo qui su strumento sposta sotto punto di ancoraggio, appunto, andiamo a prendere il nostro punto di ancoraggio e lo portiamo alla base della nostra punta, del nostro marcatore. Ora andiamo a aprire quello che è appunto la posizione, la trasformazione e la scala, e lo andiamo a ruotare in modo da metterlo in piedi, volgarmente in piedi, insomma che stia in verticale. Innanzitutto ci portiamo a 10 secondi, ossia alla fine della nostra clip, e lo andiamo a posizionare appunto proprio qui vicino alla Cina. Quindi vado a diminuire ancora di più la scala e lo andiamo a posizionare, insomma, in poche parole, sopra la nostra scritta Cina. Più o meno qua. Quindi a questo punto andiamo a 10 secondi, andiamo ad attivare il marcatore su scala, quindi gli andiamo a dire che alla fine appunto della nostra animazione deve avere questa dimensione. Andiamo indietro di 5, 6, 10 fotogrammi, quindi qui nell'anteprima, se noi clicchiamo sul fotogramma precedente, come vedete si muove sotto, quindi 1, 2, 3, 4, io vado indietro di 5 fotogrammi e portiamo la nostra scala a 0. Ora selezioniamo solo l'ultimo marcatore, ossia quello finale, tasto destro del mouse, andiamo assistente fotogramma chiave e andiamo a fare regolazione automatica attacco. Ora apriamo il nostro editor grafico, selezioniamo scala, come vedete ci dà quella che sarà la nostra animazione di zoom, quindi da 0 a 100, clicchiamo e gli andiamo a dare un'animazione di questo tipo. Quindi andiamo ad abbassare la nostra curva e andiamo a creare una sorta, come vedete, di grafico che va in alto e torna in basso, in modo che vada praticamente oltre alla scala originale per poi tornare appunto alla forma normale, in modo che ci dia, vedete, questo tipo di animazione che zooma un po' e torna alla posizione appunto che abbiamo scelto prima.
E una volta fatto questo, praticamente abbiamo finito di animare la nostra mappa appunto col tragitto. Quindi se andiamo a fare l'ultima nostra preview, questo è il nostro risultato finale. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!